Ciao da Gabriele di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica che aiuta in maggioranza assoluta piccole aziende od organizzazioni nel fare decisioni statisticamente più rigorose oppure o organizzarsi meglio coi dati. Oggi ti mostro un argomento che da febbraio del 2023 possiamo dire che ha avuto una grande copertura e a partire dall'estate invece del 2023 ha avuto un salto di qualità. Mi riferisco al tipo di intelligenza artificiale che permette la tecnologia dei modelli statistici linguistici, ad esempio GPT. Una cosa interessante che permette questo tipo di tecnologia è la creazione di agenti, essenzialmente di lavoratori, chiamiamoli virtuali. Nell'estate si parlava di come la funzionalità di nome interpretazione del codice, Code Interpreter, avrebbe potuto sfalciare vari lavori nel digitale, incluso anche il mio, ma ti ricordo che, così come anche fatto presente in alcuni episodi del podcast, i risultati che ottieni da un servizio di questo tipo dipende moltissimo dall'input, il linguaggio naturale che dai al modello linguistico, in altre parole il prompt. Io negli ultimi mesi ho visto dozzine di video di persone che utilizzano l'interpretatore del codice e in tutta onestà la maggior parte di questi contenuti facevano eseguire allo strumento compiti abbastanza basilari che io definirei da contabile, o comunque cose che io reputo abbastanza superficiali. In altre parole, è difficile che con dei risultati del genere si va a sostituire un lavoratore in carne ed ossa. Però questi tipi di contenuti vengono da delle persone che per un motivo di, chiamiamolo, bias della sopravvivenza e anche per un motivo di limitazione degli strumenti che stavano utilizzando non davano granché, a mio avviso, di utile. Con granché di utile io mi riferisco ad esempio a grafici abbastanza fuori contesto o comunque inutili che si possono fare a mano in 2 secondi anziché input testuale a risposta dell'algoritmo che spesso ci mette anche più di 10 secondi. Oppure risultati poco utili come statistiche descrittive utili come un paracadute in fondo all'oceano. In futuro sicuramente Staticalmo implementerà un assistente virtuale o comunque uno scienziato dei dati virtuale o statistico basato su questa tecnologia, addestrato ad esempio con i video presenti su YouTube, ma anche le mie conoscenze e o altre conoscenze che io reputo rilevanti, ma questa idea al momento risulta piuttosto acerba, perlomeno nel giorno in cui sto registrando questo video, cioè la fine di novembre del 2023. Quindi tutto ciò che vedi in questo video va contestualizzato alla data di registrazione. La conseguenza di ciò è che tante cose di quello che sto dicendo purtroppo invecchierà male, quindi questo video sarà fruibile solo per una determinata finestra temporale. Poi diventerà una specie di testimonianza storica, tecnologica o se preferisci archeologia dei modelli statistici linguistici. Quindi io ho provato a utilizzare questo sito per creare un agente che potrebbe fare il mio lavoro. Già da questo potrebbe capirai tante cose. Ad esempio che questo sito, è vero, lo reputo sì maturo, ma acerbo sotto tanti punti di vista. Maturo rispetto a tutti gli altri concorrenti e fra un po' ne vedrai un altro. Clicchiamo su questo agente, andiamo a vedere cosa fa. Qui il nome, qui il prompt, cioè l'input in linguaggio naturale che spiega cosa fa, chi è, eccetera. Vi ho detto che è un ricercatore e uno scienziato dei dati. Qui essenzialmente la stessa cosa, parte di questo input è diciamo standard rispetto allo schema che ho utilizzato. Io ho modificato alcune cose, ma si potrebbe dire che anche io mi identifico in questa frase. Qua viene la parte più personalizzata ed essenzialmente se ci pensi, in particolare se non è il mio primo che vedi, io ho reso uno schema quindi automatizzabile parte di quello che faccio nei video. Sottolineo parte, e anche qui se mi conosci da un po' di tempo capisci perché parte. Cosa faccio di solito? Prendo un file CSV, spesso litigo con i decimali,
Qua io ho detto di leggere i decimali con la virgola anziché il punto, perché quello è il formato americano, e di fare attenzione alla formattazione della data, perché qua di solito si butta un sacco di tempo. Niente di nuovo, niente di nuovo. Poi io faccio statistiche descrittive, una su tutte, le distribuzioni delle variabili, in particolare quella della variabile obiettivo. Qua dico, chiedi la variabile obiettivo e fai le correlazioni parziali. Questa è una cosa che va specificata a questi algoritmi, se no le sparano grosse, non che io non lo faccio ogni tanto, ma qui bisogna fare ancora più attenzione a questa cosa. Quindi qua essenzialmente gli dico attenzione a come le spari, quindi controlla bene. Poi commenta le significatività e le correlazioni parziali. Qui una cosa in più che secondo me è molto futuribile: se possibile fai un controllo incrociato in letteratura delle significatività che trovi per le variabili. Se non ti sono chiare i significati delle variabili, chiedimeli. Infine, crea un modello per la variabile obiettivo richiesta, fai la diagnostica del modello come faccio io di solito, suggerisci miglioramenti, ad esempio trasformazioni sulla y o sulle x, commenta i risultati, come ad esempio l'interpretazione dei coefficienti. Quindi questo è più o meno quello che faccio io di solito. Chiaramente dipende anche dal tipo di variabile obiettivo, se è quantitativo oppure dicotomica. Quantitativo può essere l'inflazione, dicotomica può essere cliente non cliente o fumatore o non fumatore. A sua volta le quantitative ci sono quelle inflazionate sugli zeri o inflazionate su un certo numero. Esempio tipico: le persone che stando al Ministero dell'Economia e della Finanza non dichiarano nulla. Poi abbiamo nelle variabili dicotomiche l'inflazione sugli zeri o sugli 1. Esempio, sugli 1 gli uomini che affermano di aver consumato un rapporto sessuale nell'ultimo mese. Di solito gli uomini pompano questo numero per motivi di autostima, eccetera. A seguire, e qui viene una cosa interessante di questo servizio, noi possiamo dire all'algoritmo di cosa equipaggiarsi. In questo caso, come avevo anticipato, gli darò questa estensione che è uscita nell'estate del 2023. Ne possiamo aggiungere altri e secondo me in futuro sicuramente ne usciranno altri. Poi il modello, e qui viene una limitazione grossa, forse la più grossa di questo video. Qua ho selezionato il modello, diciamo, non il più performante rispetto alle richieste, ma quello prima, cioè 3.5 anziché il 4 turbo. Ovviamente col 4 turbo, primo pagherei, mi servono delle chiavi mie, secondo i risultati cambierebbero, terzo ci guadagnerei anche in velocità. Qua abbiamo altre opzioni, come ad esempio il messaggio introduttivo. Quindi salviamo, questa è la chat, io come prima cosa carico il file. Con un'altra soluzione che vedrai dopo questa cosa posso precaricarla, ma anche con altre concorrenti di questo servizio. Comunque clicco qui e seleziono il mio file. In questo caso ho preso il file di nome Inflazione Italia, che contiene una serie di variabili che probabilmente approfondirò in un altro video. Come vedi ci sta già mettendo 5-6 secondi, ma ce ne metterà di più e quindi taglierò questa parte abbastanza noiosa. A questo punto dico alla gente di farmi vedere le distribuzioni delle variabili. Noterai che come primo limite non mi ha chiesto qual è la variabile obiettivo, ma glielo dico io. Non so quanta efficacia avrà questa cosa. Lanciamo. Veramente utilizzando la versione gratuita di GPT è lento e già da qui capisci che fare la cosa in prima persona anziché delegarla ad un automa mi avrebbe fatto risparmiare sicuramente tempo. Dopo essersi piantato malamente per 2 volte, io direi che è arrivato il momento di muoversi su un altro servizio simile, cioè Higher Hopes. Come vedi già l'interfaccia è diversa rispetto a quella precedente. Qui cosa abbiamo? Innanzitutto ricorda un po' quella di Orange, l'interfaccia grafica basata su Python. Secondo me il futuro di questi servizi è lì, ma vediamo. Innanzitutto qui non carico dentro la chat il file, ma la posso già integrare tramite una funzione di nome ricerca memoria. Vediamo come funziona. Io vado in questa parte e la cosa interessante di questo servizio è che posso caricare il dato in varie modalità. Il CSV tramite Google Drive
ed altri raccoglitori, oppure tramite cameriere dei dati, cioè una API. In questo caso non posso farti vedere perché. Quindi questa già è una cosa in più che ho apprezzato nonostante le limitazioni del piano gratuito. Poi, in questo caso non possiamo interagire con l'estensione interpretazione del codice, ma con delle estensioni che il fornitore ha scelto, in questo caso Wolfram Alpha, che è una specie di motore di ricerca matematichese che faceva delle cose di ChatGPT prima che lo conoscessimo essenzialmente. Capisci che avendo un approccio matematico non è proprio quello che cerchiamo e già da qui capirai come andrà a finire. Poi nella parte dell'agente, qui possiamo utilizzare GPT-4 nonostante siamo in piano gratuito. Possiamo impostargli la temperatura, in questo caso ci servirà qualcosa di più deterministico possibile. Qua incolliamo essenzialmente il prompt del servizio precedente, così come l'apertura. Se noi salviamo e testiamo, possiamo chiedergli, come vedi ci dà un errore perché Wolfram non permette di fare questa cosa, ma in realtà non è vero. Però ci dà il codice per farlo. La differenza fra questo tipo di codice e quello che possiamo fare con l'interpretazione del codice è che l'interpretazione del codice ci esegue questo codice. Quindi come vedi anche in questo ambiente abbiamo una grossa limitazione. Tra l'altro questo codice funziona, tra l'altro questo codice non è in Python. Dico questo perché quando si utilizza questo l'output è in Python. Però questo servizio, rispetto a quello di prima, ha anche altre cose interessanti, oltre questo della memoria con le varie possibilità. In questo caso l'ultima app non l'ho pubblicata, però se prendiamo questa di esempio e vado su integrazione, troviamo delle cose che io personalmente ho apprezzato tantissimo. Integrazione nuda e cruda, approccio informatico, ancora una volta cameriere di dati, non è un caso, cioè la maggior parte delle internet funziona con camerieri dei dati. Oppure possiamo integrarlo tramite cassetta degli attrezzi degli sviluppatori, in questo caso JavaScript, di cui io personalmente ho una conoscenza estremamente ridotta perché lo uso solo esclusivamente quando scrivo o copio script da integrare nei fogli di calcolo di Google. Poi abbiamo Snowflake, che è una cosa da più addetti ai lavori. Infine, guarda caso, proprio i fogli di calcolo di Google, cosa che ho apprezzato tanto. Qui ci basta installare l'estensione, seguire la procedura per ottenere la chiave API e chiamare la formula con l'ID della app, e qua ci dice anche le altre categorie. Oppure possiamo integrarlo direttamente all'interno di una pagina, ad esempio il sito dell'azienda, oppure tramite il gancio dei dati, che è una specie di API monodirezionale. Come avrai capito da questo video, il mio lavoro è al sicuro per almeno qualche trimestre, in quanto, come avevo anticipato, questi servizi risultano ancora, lo ripeto, nuovo a fine novembre 2023 acerbi, nonostante comunque ne esistono tanti e io già ho fatto una selezione della selezione della selezione. In futuro questa cosa cambierà, nel senso che questi servizi a livello di funzionalità aumenteranno, a livello di facilità d'uso miglioreranno, a quel punto si vedranno tante cose interessanti, come ad esempio uno scienziato dei dati virtuale che Staticalmo metterà a disposizione. Purtroppo in questo video di utile secondo me c'è poco, ma penso di averti dato una cosa gustosa, cioè un assaggio del futuro. Quindi io ti saluto e alla prossima. Ciao!